Macchi è una società che da 60 anni produce impianti di estrusione di film plastico in bolla. È la storia di una famiglia di pionieri in questo mondo. Il tutto è iniziato dal signor Luigi, che nel lontano 1961 è stato tra i primissimi al mondo, il primo in Italia, a costruire un estrusore per trasformare le materie plastiche. E quello che noi stiamo facendo qua è un po' il risultato di tutta la passione che l'azienda da sempre ci mette nella costruzione dei propri impianti. Qui noi portiamo un impianto di estrusione peraltro molto interessante, perché in un mondo in cui si parla molto di economia circolare, noi stiamo estrudendo del film che utilizza delle materie riciclate, e quindi in questo momento siamo molto soddisfatti di quello che noi stiamo facendo vedere. Noi qua siamo alla Fiera K. La Fiera K è la fiera più importante per quanto riguarda il mondo della plastica, in tutte le sue desinenze, dal film plastico ai film rigidi, ai profili. È la fiera più grande al mondo. Se voi andate in giro per la Fiera K vedrete che sono due le linee di tendenza di cui tutti parlano. Uno è la sostenibilità, quindi prodotti sostenibili, economia circolare. Il secondo è la digitalizzazione. Mai come in questo periodo la digitalizzazione, quindi la possibilità di avere informazioni di alto valore fornite dagli impianti e date ai conduttori degli impianti sono fondamentali. Pensiamo soltanto a quello che sta succedendo con i costi dell'energia elettrica e di come la digitalizzazione permetta di stabilire cosa sia realmente economico produrre con un impianto come il nostro di estrusione e cosa no. Noi qua abbiamo iniziato una collaborazione con la Fortifactory e quindi abbiamo iniziato a portare un prodotto che non solo dà l'opportunità ai nostri clienti di definire come perseguire al meglio i KPI, come individuare le performance degli impianti e quindi capire come sia meglio produrre quell'impianto. Uno dei grossi vantaggi è anche quella di studiare i comportamenti della macchina, capire quali sono i punti critici della macchina e quindi cercare di anticipare quelli che possono essere i bisogni della macchina, ovvero anche per quanto riguarda le attività di service di post vendita, anticipare i bisogni che possono esserci sia di interventi per fare della manutenzione predittiva, sia per quelli che possono essere i componenti che possono arrivare a un punto critico e anticipare il momento di rottura. Quindi cercare di arrivare un attimo prima, sempre per l'obiettivo finale che è quello di avere le performance dell'impianto e gli OI garantiti, quindi avere sempre gli impianti al 100%. In questo senso ci sono dei tool o dei moduli all'interno del prodotto che abbiamo sviluppato con la Fortifactory che danno la possibilità all'utente di studiare la storia degli allarmi, di prevenire eventuali criticità, quindi anticipare le necessità di pezzi di ricambio, anticipare la necessità di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e soprattutto permettere sempre l'individualizzazione di quelli che possono essere stati gli eventi anche drammatici sull'impianto. Da qui uno degli elementi che per me è molto importante promuovere col prodotto è la famosa scatola nera, quindi capire quando magari la linea si ferma per un evento veramente straordinario cosa sia successo, ma non solo per tutelare gli interessi di chi come noi vendiamo gli impianti, ma anche gli interessi del cliente, perché se capisce in anticipo se è stato un problema meccanico o magari di malutilizzo dell'impianto, di sicuro questo errore non verrà più fatto in futuro. IMG nasce nel 2006 dalla volontà mia e di 3 colleghi di provare a mettere in piedi questa azienda un po' pionieristica. Il nostro business sono le presse a iniezione per la gomma, orizzontali e verticali, con una gamma molto ampia. Dietro di noi c'è la REM. La REM è una pressa nuova, di nuova generazione, con la quale noi ci approcciamo al mercato. È una Rubber Electric Machine totalmente elettrica ed è la prima pressa al mondo per lo stampaggio della gomma totalmente elettrica.
La digitalizzazione i MG la interpreta non come una scelta ma come un passaggio obbligatorio, è sostanzialmente una non scelta. L'acquisizione dal campo del funzionamento prestazionale delle nostre macchine ci permetterà di poter entrare nel campo della fornitura di servizi che a nostro avviso devono essere funzionali e devono avere un valore per il servizio che saremo in grado di offrire, ma soprattutto da parte dei nostri clienti un valore aggiunto sull'utilizzo delle nostre macchine. Conoscere come i nostri clienti usano le nostre macchine è per noi fondamentale, è la risposta che stiamo cercando da sempre. Conoscere come vengono utilizzate ci permette anche di capire se le prestazioni che noi presupponiamo dare alle nostre macchine sono coerenti con quello che poi è il normale utilizzo da parte dei nostri clienti. Le caratteristiche che abbiamo scelto per il partner che ci accompagnerà nel prossimo futuro sulla digitalizzazione e la raccolta dati dal campo sono sostanzialmente la selezione di un partner che nasceva dal campo, nasceva nell'ambito industriale e quindi ha una conoscenza approfondita delle dinamiche dei costruttori di macchine, appunto perché è nato in questo ambito. Normeccanica è un'azienda fondata nel 1978, abbiamo più di 40 anni di esperienza sul mercato. La mia famiglia, insieme a mio padre e mio fratello, attualmente presidente e direttore finanziario, mentre io sono il vicepresidente tecnologico e commerciale, siamo entrati nel gruppo nel 1998. Abbiamo dato un'impronta di internazionalizzazione dell'azienda, qualità del prodotto e ad oggi vantiamo più di 4.000 macchine installate nel mondo. Abbiamo nel 2014 investito in un'azienda per costruire metallizzatori, che è una linea di prodotto complementare alla nostra, e quindi ad oggi siamo più di 350 persone nel mondo offrendo macchine made in Italy di altissimo contenuto tecnologico, qualità insieme a un eccellente service creato nel mondo sia attraverso delle sedi dirette sia attraverso le nostre agenzie. Sicuramente oggi uno dei challenge più importanti è quello di poter seguire il cliente nel momento in cui noi installiamo l'impianto, quindi la digitalizzazione, la 4.0, oggi è un valore che si può toccare con le mani, gestione dei dati, analisi dei dati, informazioni in tempo reale sulla produzione e produttività di ogni singolo impianto, avendo così anche la possibilità di poter gestire i costi sia di produzione e poter migliorare la pianificazione industriale degli impianti stessi. Inoltre, proprio grazie alla digitalizzazione riusciamo ad essere velocissimi nei sistemi di after sale service, quindi rapidi nelle risposte, creando così un tempo di fermo dello stesso impianto e un tempo di risoluzione molto breve e molto efficiente per il cliente stesso. Comerio Ercole, società presente nella provincia di Varese, a Busto Arsizio, fin dal 1885, quindi azienda storica sul territorio che produce praticamente macchine per la lavorazione della gomma, della plastica e del non tessuto. All'interno dell'azienda ci siamo resi conto che oltre ai servizi classici di post vendita era necessario ed è necessario poter supportare il cliente anche con servizi addizionali che possano fornire del valore aggiunto al cliente stesso in termini di miglioramento delle performance della macchina, di disponibilità della stessa. L'idea è quella di usufruire del PLC di macchina, andando a prelevare appunto i dati già presenti nella macchina stessa, che rappresentano i dati grezzi, tra virgolette, e andarli poi a convogliare in un HPC
per poter essere poi elaborati opportunamente attraverso degli algoritmi, poter trasformare questi dati in dati intelligenti per poter essere poi visualizzati su, diciamo, tablet, smartphone o comunque in maniera intelligente. Difficilmente troviamo clienti in questo momento preparati ad affrontare questo tema, altre volte invece troviamo dei clienti magari un po' più preparati che hanno già intrapreso un percorso e hanno la necessità di coinvolgere il fabbricante della macchina, quali noi siamo, per poter studiare assieme delle soluzioni ad hoc per le loro esigenze. Quindi anche con l'aiuto di Fortifactory abbiamo intrapreso appunto un percorso di partnership che possa portare ad avere poi il successo su questo tema.